questo nuovo video. Oggi organizzeremo insieme l'anta del bagno. In questo momento la situazione è questa, quindi vedremo di ottimizzare al meglio tutti gli spazi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Come vedete ho pulito tutto il ripiano del bagno. Ho disinfettato anche il lavello così da poter pulire e lavare se c'è qualcosa, ma adesso vedremo man mano tutto insieme. Ok, ci siamo, direi che possiamo iniziare. Svuoto prima tutto quanto, man mano che svuoto vi racconto un po' delle creme, quelle con cui mi trovo meglio, quelle con cui non mi trovo bene, magari se ci sono cose da buttare. Va bene, iniziamo. Questa è una crema viso alla bava di lumaca. Dicono che fa molto bene. Sinceramente io non mi sono trovata benissimo, nel senso che non noto, io ho la pelle molto ma molto secca, quindi non noto dei miglioramenti quando la utilizzo, però ormai ce l'ho, quindi devo consumarla. Questa è l'acqua naturale di Sirmione, solitamente viene utilizzata per fare i lavaggi del naso. Io sinceramente non l'ho mai utilizzato per questo, l'avevo ricevuto in omaggio, ma la sto utilizzando per diciamo idratare e purificare il viso. Questa è una crema viso che ho acquistato ultimamente e per il mio tipo di pelle va benissimo, perché per le pelli secche noto che comunque c'è un miglioramento. Diciamo che questo marchio qui tendenzialmente è sempre ottimo. Io mi trovo bene. Un altro marchio con cui mi trovo bene è questo marchio qui. Questo marchio non so bene come si pronunci, però è una crema leggera e idratante per il viso, si assorbe subito e diciamo per l'estate è ottima, anche come base trucco è buonissima, io mi trovo veramente bene e costa veramente pochissimo. Questa è un'altra crema notte con cui mi sono trovata molto bene, in realtà è terminata. Questi barattolini vuoti non li butto ma li riutilizzo perché mi sono sempre utili. Volevo dirvi, questa crema è una crema notte molto corposa, più che altro adatta per l'inverno perché è molto nutriente. Avevo voluto acquistare questo marchio della Sienne perché era l'aloe vera e l'ho provata. Sinceramente non mi trovo molto bene, ma perché ho difficoltà ad utilizzare le creme mani che non assorbono velocemente. Questo è un olio viso che ho acquistato un po' di anni fa, è il caso di buttarlo. Purtroppo non mi sono trovata bene, o meglio non con questo marchio, ma in generale credo che con gli oli viso trovo siano molto unti da mettere sul mio tipo di viso e non mi trovo molto bene. Questa è la protezione solare 50 che sto utilizzando ultimamente per il viso, protezione 50, ricordiamo quando arriva la bella stagione o comunque anche in inverno in realtà andrebbe utilizzata la protezione viso. Con questa mi trovo molto bene. Allora, questa qui è una crema giorno SPF 20. In realtà l'ho acquistata pensando fosse un'ottima crema, davano delle buonissime recensioni, però sul mio tipo di pelle non nutre a sufficienza perché noto che la mia pelle è secca, metto questa crema e comunque la pelle non è abbastanza nutrita. Se devo dire la verità non la ricomprerei, ripeto, questo sul mio tipo di pelle. Questi qui sono i vasettini che io tengo
No, in realtà qui dentro c'è una maschera viso. Praticamente quando apro le bustine, poi se rimane il residuo lo metto qui dentro. Quindi questa è da utilizzare ancora. Questa invece dovrebbe essere piena. Questa è un campioncino con della crema viso che dovrò utilizzare per consumarla. Probabilmente l'avrò messa qui per portarla in giro da qualche parte e poi me ne sono dimenticata. Dovrò utilizzarla. Questa qui è una crema viso con cui non mi sono trovata bene, però la tengo da parte perché la utilizzo quando faccio la tinta ai capelli. La metto affinché non rimangano residui di colore sulla pelle. Queste creme qui invece le ho da un anno. Non le ho più utilizzate, quindi dovrò buttarle. Disinfetterò poi i barattolini e li conserverò per utilizzarli per altre creme. Questa è l'acqua ossigenata, la tengo qui in bagno sempre a portata di mano per disinfettare qualcosa, che possono essere magari anche gli orecchini piuttosto che una ferita. Questa è l'aloe vera, mi trovo molto bene quando ho delle scottature, delle bruciature, anche per idratare la pelle del viso ogni tanto la metto. Questi sono i guanti che tengo qui a portata di mano, però magari li metterò da qualche altra parte quando faccio gli impacchi con Olaplex, che è una maschera capelli molto buona, la consiglio veramente. Così invece di buttare ogni volta i guanti in plastica, li lavo bene e poi li conservo in modo da riutilizzare la combo insieme. Questo è molto buono, è un olio per capelli, veramente buono. Di questa linea ho provato soltanto quest'olio per capelli, però secondo me è interessante anche provare gli altri prodotti. Ora pulisco e disinfetto tutti i prodotti che so che terrò e li metterò via, così vediamo cosa rimane. Lì ci saranno le robe da buttare e le robe da ottimizzare.
Allora, questo è quello che è rimasto. Adesso svuoto le confezioni e metto questa qui a posto direttamente nel mobile. Poi ho questo prodotto, questi prodotti qui, praticamente che c'è rimasto poco dentro, li metto in dei contenitori simili così di plastica. O lavo e disinfetto queste e poi ci metto queste dentro o ne prendo delle altre. Questo qui invece purtroppo si è rotto, quindi dovrò metterlo all'interno di questo contenitore. Spero vada bene, il dosatore non è lo stesso, però almeno il prodotto non viene sprecato. Ho lavato tutto con del sapone o del bagnoschiuma. Adesso prendo il disinfettante e vaporizzo su tutti i contenitori in modo appunto che si disinfettino. È molto importante che i contenitori delle creme, soprattutto che vanno sul viso, sulle mani, che siano ben disinfettati, perché appunto accumulano batteri e quindi devono essere ben puliti. Li risciacquo con acqua abbastanza calda in modo che si sterilizzino per bene.
Allora, queste creme qui stanno terminando, quindi ho deciso di prendere i dispenser, questi barattolini qui per le creme, e quindi versarli tutti qui dentro. Io personalmente mi trovo meglio e risparmio anche spazio. Quindi procedo a svuotare le creme dalla confezione originale e li metto all'interno di questi barattolini, così risparmierò anche spazio. Guardate quanta crema c'è all'interno. A pensare che ultimamente cercavo di spremerlo il più possibile, ma non usciva fuori il prodotto. Guardate invece quanta ce n'è all'interno. Ed ecco qua, il primo barattolino è vuoto. Qui non ci sta, devo aggiungerne un altro. Ok, allora adesso ho finito di riempire i barattolini. Infatti, come vedete, tutti quelli in plastica originali sono tutti vuoti, questo in vetro. Li ho svuotati completamente e li ho inseriti all'interno di tutti questi contenitori qui, che sono molto pratici. Adesso però bisogna inserire l'etichetta per indicare che tipo di prodotto c'è all'interno.
le creme viso, mani e occhi. Quando metto qui solitamente le creme do priorità, consumo prima queste e poi continuo con le altre nel caso in cui ne abbia delle altre. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Vi auguro una dolce casa a tutti e di riorganizzare al meglio i vostri spazi.